Ciao a tutti, sono Claudio e bentornati sul mio canale. Oggi faremo una recensione che tanti di voi mi hanno chiesto, che è di questa Spinel Ciao. Spinel è uno dei brand più famosi in Italia di macchinette del caffè e questo è il suo modello di punta, il modello più venduto, e quindi ne ho voluto fare una recensione veramente approfondita. Come sempre ti ricordo, se non l'hai ancora fatto, di iscriverti al canale, lasciare un like a questo video e commentarlo, perché potresti essere tu sorteggiato alla fine di questo video e vincere un assaggio delle mie miscele. Chi mi segue già lo sa, in ogni video io sorteggio qualcuno di voi che ha commentato il video settimana scorsa e vincerà un omaggio delle mie miscele. Basta che mi indicate che macchinetta avete e sarà per me un piacere inviarvele a casa. Allora, iniziamo con questa recensione che tanti di voi mi hanno chiesto, perché è un modello veramente molto diffuso e molto famoso. Premessa: io vi recensirò questa macchinetta, che è una Spinel Ciao, che è il modello attualmente in vendita sul mio sito, quindi una versione personalizzata 99 caffè 2022. Perché faccio questa premessa? Perché in commercio si trovano tantissime versioni di questa Spinel Ciao. Spinel produce per tantissime torrefazioni, per tantissimi venditori, e quindi tutti questi possono avere delle macchine personalizzate. Ci tengo a precisare che quindi in queste personalizzazioni potreste trovare in commercio delle macchine diverse da queste che vi racconterò, magari uguali esteticamente ma diverse nella sostanza. Cosa significa questo? Che nel caso specifico io mi sono fatto personalizzare la macchinetta secondo il mio gusto e secondo la mia esperienza. Quindi, come ben sapete, io amo il caffè molto caldo, quindi questa macchina ha un termostato personalizzato più alto di quella che si trova in commercio nelle versioni standard. Inoltre, per la mia partnership con Spinel mi sono fatto modificare anche delle piccole cose nel gruppo per rendere l'erogazione del caffè più cremoso, e questi sono tutti piccoli particolari che nelle altre versioni in commercio di Spinel Ciao non ritroverete. Quindi quella che vi andrò a recensire oggi è la versione 99 caffè della Spinel Ciao, quindi un modello 2022 aggiornato, e mi raccomando, comprate sempre i modelli aggiornati, perché magari d'estetica le macchinette sembrano sempre uguali, ma in realtà i produttori aggiornano le componenti interne con piccole migliorie, quindi è importante comprare l'ultima versione. Ok, ma questa Spinel Ciao quindi in quante versioni esiste? In tantissime, perché c'è sia la versione a cialde, che è quella che andremo a recensire oggi, ma esistono anche delle versioni a capsule per Nespresso, per a modo mio, e anche per circuiti chiusi di capsule, ma la più famosa è appunto questa a cialde, che è una cialde 44 universale in cui ci possono andare le cialde di tutti i torrefattori. Cosa si trova all'interno della confezione? Sicuramente la macchina e un manuale in tutte le lingue, veramente un manualone quasi raro per questo tipo di macchinette, e anche un foglio di collaudo dell'operatore che evidentemente ha montato la macchina e l'ha inserita nella scatola. Ovviamente, acquistando al mio sito, all'interno di ogni acquisto di una Spinel Ciao troverete anche un assaggio delle mie cialde, quelle prodotte da me dalla mia torrefazione. La macchina, seppur compatta, è bella pesante, pesa 5,3 kg, è in plastica, ma è una plastica molto resistente e molto robusta, e questo appunto fa sì che il peso sia 5,3 kg. È una macchina, come dicevo, molto piccola e compatta, in particolare è molto stretta, è larga 14 cm, è alta 30 cm e profonda 33 cm. Il serbatoio di questa macchina è nascosto qui dietro, dietro questa plastica trasparente, ed è in plastica, ha la dimensione di circa 1 litro. Da notare, una chicca, che questa parte in plastica è magnetica, quindi torna al suo posto e si chiude facilmente. Parlando ancora delle caratteristiche di questa macchina, parliamo del voltaggio. Assorbe di picco al massimo 475 watt, che come sapete è un assorbimento molto basso, quindi una macchina che si presta bene anche a essere inserita all'interno di un camper o di una barca. Questa versione è anche dotata del sistema autopulente di Spinel, che è un sistema brevettato per far sì che la macchina non subisca l'aggressione del calcare. Ovviamente, come sempre vi ho consigliato, per evitare che la vostra macchina rimanga incrostata al calcare, è sempre preferibile utilizzare l'acqua in bottiglia piuttosto che l'acqua di rubinetto. Oltre a queste
versione è completamente manuale, si possono avere delle versioni che hanno come optional una scheda elettronica. Questa scheda elettronica può essere di due tipi: o la scheda elettronica, che è semplicemente un energy saver, che praticamente spegne la macchina in automatico dopo 10 minuti per risparmiare energia, oppure c'è anche la versione con scheda elettronica in cui i tasti superiori diventano configurabili e quindi il caffè può essere erogato in automatico alla lunghezza predefinita. Se devo dirvi che ve le consiglio, in sincera verità nel senso che se proprio siete affezionati al tasto automatico e vi eroga la lunghezza del caffè giusta, compratela, altrimenti io preferisco sempre le macchine manuali, anche perché secondo me è fondamentale la temperatura della macchina prima di fare un caffè. Quindi se comprate un energy saver che si spegne in automatico dopo 10 minuti, la macchina appunto la troverete sempre spenta. Invece secondo me queste macchine possono stare anche accese tutta la giornata e quindi le troverete sempre pronte per erogare un caffè. Quindi no, probabilmente ve le consiglio, comprate una macchina manuale e vi divertirete di più. La macchina è dotata di una ghiera regolabile che fa sì che se la pressa non schiacci bene la cialda può essere stretta in maniera più forte e far sì che non ci siano perdite di acqua dai lati della cialda. Vi ricordo che è naturale che la cialda si bagni ai lati, ma non deve uscire dell'acqua dalla pressa serrata. Ovviamente la cialda si bagna perché è carta, quindi è assolutamente naturale, ma non deve impattare il gusto del caffè. Se questa ghiera è troppo larga e quindi ci sono le micro perdite ai lati, ovviamente il caffè verrà più leggero e anche il gusto ne risentirà, e in quel caso dovete semplicemente stringerla. L'alzatina, così come il magnete nel serbatoio e così come tanti altri particolari di questa macchina, denotano attenzione di spinel veramente a tutti i particolari, e inoltre quest'ultima versione è figlia dell'evoluzione di questa macchina che ha avuto nel corso di tanti anni da quando è stata lanciata sul mercato. Come dico sempre, il risultato in tazza del caffè è figlio sicuramente della miscela, sicuramente della macchina, ma anche della pulizia che voi farete della macchina, perché una macchina sporca farà sì che quei sentori di residui dello sporco ve li ritrovate anche nel sapore del caffè. Come si pulisce questa macchina? Sicuramente prima di tutto va rimosso il raccoglitore delle acque grigie, che raccoglie sia lo scolo della valvola sia il gocciolare del beccuccio, e questo è un pezzo di plastica molto robusto, si rimuove facilmente e può essere messo in lavastoviglie. Ovviamente non basta pulire il raccoglitore delle acque grigie, ma va pulito il beccuccio, il portacialde, la pressa, e come si fa questo ve l'ho mostrato nel dettaglio nel video a cui vi rimando. Ovviamente, come tutte le macchine, necessita di una ricalcificazione periodica che io consiglio di fare all'incirca ogni 2 mesi. Per farla ho fatto un video dedicato, ovviamente potete utilizzare metodi casalinghi come l'aceto, oppure io vi consiglio il mio decalcificante, che è sia un detergente che un decalcificante, e anche questo ve lo lascio in descrizione e lo trovate sul mio sito. Facciamo ora il classico test della mia tazza cappuccino. Questa è una tazza da 8 cm e andiamo a vedere se ci entra, e come vedete è perfetta, quindi diciamo il fine 8,5 cm una tazza cappuccino ci entra comodamente. Ma come funziona questa macchina lo vediamo subito. Innanzitutto è dotata di 2 tasti: un tasto di accensione, che quando la macchina è accesa, come vedete, ha un LED all'interno che si illumina, e inoltre ha una spia per la resistenza. Questa spia è accesa quando la macchina si sta scaldando ed è spenta quando la macchina è già a temperatura e è pronta a erogare un caffè, e poi un tasto di erogazione del caffè. Ovviamente una volta che la macchina è stata accesa e la spia della resistenza si è spenta, vuol dire che la macchina è pronta a erogare, ma ovviamente nel corso della giornata o nel corso dell'erogazione che farete si andrà a riaccendere per riportare a temperatura l'acqua per fare il vostro caffè. Direi che ora è il tempo di gustarci un caffè, quindi andiamo a fare una prima erogazione con questa macchinetta. Come sapete io faccio sempre 2 erogazioni, una prima in cui andrò a prendere la temperatura e una seconda. Ne faccio 2 perché, come vi ho sempre consigliato e vi rimando anche al video sulla temperatura del caffè, è importante, anzi è fondamentale, la temperatura di estrazione del caffè. Quindi per avere un'ottima estrazione del caffè la temperatura della macchina deve essere già assolutamente calda. Questo lo si può ottenere sia con un termostato molto caldo, e questa macchinetta, essendo la mia versione, ha già un termostato più caldo di quelli che trovate in commercio, ma anche fondamentale da quanto la macchina stia accesa. Quindi una prima erogazione, magari voi potreste fare anche a vuoto, come consiglio nel video sulla temperatura del caffè, vi consiglio sempre di farla perché un'estrazione a vuoto pulisce tutto il canale della macchina e scalda tutti i tubi. Quindi vi farò vedere che differenza c'è tra una prima erogazione di caffè e una seconda.
Ok, 67 gradi come prima erogazione, un ottimo risultato direi, e anche come è venuto il caffè ha fatto un'ottima corposità, un'ottima estrazione, un bel colore nocciola, quindi sicuramente la macchina ha lavorato bene. Nonostante sia passato qualche minuto, il caffè è ancora bello corposo, una bella crema. Questa è la mia miscela a braccio, la mia miscela decisa, quindi ha quelle tonalità di caffè proprio napoletano, forte, stile bar, e ha fatto un'ottima estrazione questa Spinel. Ok, dopo l'erogazione vi ricordo sempre di rimuovere la cialda e non lasciarla lì a seccarsi, altrimenti c'è il rischio che danneggiate la guarnizione. Cambiare la guarnizione non è un problema, ve l'ho mostrato nel video dove ho fatto la pulizia e la sostituzione della guarnizione di questa Spinel Ciao. Ora andremo a fare una seconda erogazione a breve distanza, così vedremo le differenze di temperatura nell'estrazione del caffè, perché la temperatura nel caffè, come dico sempre, è fondamentale, quindi la macchina deve essere ben calda e talvolta appunto erogare anche a vuoto una prima erogazione fa sempre bene. Questa seconda erogazione la farò con questa miscela, che è una edizione limitata che trovate ancora per pochissimo sul mio sito, perché come sapete a me piace creare sempre nuove miscele di caffè e spesso mi piace fare le edizioni limitate, quindi oggi assaggeremo insieme in questo video questa miscela. Ok, la temperatura di questa seconda erogazione è stata di 71 gradi, quindi un po' più alta della precedente, e questo ovviamente si ripercuote anche nel colore della crema, che è più nocciola e in un'estrazione sicuramente migliore. Andiamo a assaggiarla come sempre. Essendo una miscela diversa adesso è difficile fare una comparazione proprio nel gusto, perché sono due gusti differenti, sono due miscele diverse, però sicuramente questa è un'estrazione più corposa e più forte ed è merito della macchina più calda e accesa da più tempo. L'abbiamo vista da vicino, l'abbiamo provata, ma ora è il momento di parlare dei prezzi. Quanto costa una Spinel Ciao? Parliamo innanzitutto del modello manuale, costa circa 129, 139 o 149 euro a seconda di dove la si trova. Come vi dicevo all'inizio però state attenti alla versione che andrete a comprare. Ad esempio una versione come questa 99 caffè che ha tutti gli accessori possibili, tra cui appunto la valvola, il sistema autopulente e tutto il resto, la trovate sul mio sito al prezzo in offerta che è appunto indicato. Attenti però a comprare da altri siti dove magari all'inizio si risparmia qualcosa, però potrebbe essere una macchina con qualcosa in meno oppure non ricevere l'assistenza ufficiale. Inoltre le versioni con la scheda elettronica costano circa 20-30 euro in più a seconda di quale scheda elettronica si va a richiedere. Ora vi starete chiedendo quali sono i pro e i contro. Partiamo prima di tutto dai contro. Non troppo mi piacciono alcune plastiche, come sapete mi piacciono metalli più nobili. Tra gli altri contro magari possiamo trovare il fatto che il serbatoio sia in plastica, poteva essere in vetro, e inoltre non troppo mi piace la gestione dell'assistenza. L'assistenza non è il massimo, non ci sono troppi punti assistenza. Fortunatamente chi acquista il mio sito come assistenza potrà sempre fare riferimento a me, basta farmi arrivare la macchina che sia in garanzia o che non lo sia, noi assolutamente la ripariamo e la rispediamo a casa del cliente. Poi sul mio sito trovate tutte le condizioni per avere la mia assistenza, con anche il servizio di presa e riconsegna a domicilio, che è un servizio optional che noi facciamo per tutti quelli che hanno difficoltà con l'assistenza vicina nella propria città. Un altro, se questa volta piccolo, difetto è la pulizia. Se avete visto il video della pulizia avrete notato che smontare tutta la macchina è un po' più macchinoso rispetto a alcuni suoi concorrenti, quindi la pulizia è fondamentale. In questa macchina si può fare, è molto più facile rispetto a una Nespresso o a modo mio, però rispetto ai suoi concorrenti a cialde pulirla è un po' più macchinoso. Ora però passiamo ai pro. Sicuramente Spinel è una garanzia, lo abbiamo visto in tanti particolari, in tante chicche su cui i progettisti sono stati attenti. Spinel fa macchine da una vita e quindi è sicuramente un prodotto molto affidabile. L'altro pro sicuramente fondamentale è la riuscita del caffè. Questa macchina estrae il caffè
alla perfezione, è un'ottima macchina, il risultato in tazza è eccezionale. Ovviamente dovete acquistare una versione come questa con lo stesso termostato e con lo stesso gruppo, e soprattutto non confondetevi con altre Spinel Ciao magari a capsule, perché ogni compatibilità fa la sua estrazione. Quindi il caffè estratto da questa macchina Spinel Ciao 44 mm ESE è veramente un ottimo caffè, e parlando di macchinette questo è un pro fondamentale. In conclusione, la domanda che tutti voi mi fate ogni volta: Claudio, la compreresti? La verità è che sì, la comprerei, perché l'estrazione del caffè è buona, è una macchina affidabile e i difetti, che sostanzialmente sono un po' le plastiche, sono assolutamente superabili. State solo attenti a scegliere la versione giusta e non fidatevi solo di quella in offerta nel prezzo, ma è una macchina ben progettata, fa un buon caffè e quindi sì, la comprerei. Prima di chiudere il video andiamo a sorteggiare qualcuno di voi che ha commentato i miei scorsi video in maniera tale da potergli regalare le mie miscele di caffè. Questa settimana vince Andrea Pascarella. Andrea, complimenti, scrivimi alla mail che trovi in descrizione, indicami il tuo indirizzo, il tuo numero di cellulare, la macchinetta che utilizzi, sarà per me un piacere regalarti le mie miscele. Per tutti gli altri, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like e un commento qui sotto. Settimana prossima vorreste essere voi a vincere. Con questo vi saluto e ci vediamo sabato prossimo alle 2. Un saluto da Claudio, ciao!